Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi appunto come vedete con i tarocchi delle dee, un bellissimo mazzo molto particolare che io ho già usato diverse volte appunto sul canale, un mazzo che ovviamente ha un taglio prettamente e unicamente femminile, dunque ovviamente quest'oggi effettuerò una stesa dedicata ovviamente soltanto a voi, energie ovviamente femminili. Di conseguenza, appunto, che cosa chiederemo a questo bel mazzo? Cercheremo di capire come proprio vi vede una determinata persona, quindi che immagine ovviamente ha di voi, quali sono i lati migliori del vostro carattere, del vostro modo di essere, quali sono invece i lati, diciamo, peggiori o comunque, diciamo, ecco, le asperità caratteriali, su cosa magari non si fida proprio, diciamo, questa persona nei vostri riguardi. Cerchiamo di capire cosa vorrebbe questa persona eventualmente da voi, dal vostro rapporto. Cerchiamo di capire anche come, per esempio, chiacchiere esterne possano in qualche modo anche condizionare il suo modo di vedervi. Cerchiamo di capire anche che tipologia dunque di rapporto c'è e ovviamente ci sarà fra di voi, e chiaramente diamo uno sguardo al futuro con anche un consiglio importante appunto per quanto riguarda gli arcani sul come invece dovreste comportarvi o eventualmente chiaramente non comportarvi in questa situazione. Ovviamente, ragazzi, questa è una stesa che si riferisce a chiunque di voi abbia già una storia o comunque una frequentazione, quindi non è una stesa in riferimento ad una persona che, diciamo, vi conosce a malapena, d'accordo? Quindi, per il principio di sincronicità, cercheremo di capire come questa persona appunto vi vede, quindi che immagine ha di voi, che ovviamente idea ha di voi. Ovviamente questo video, come avrete già capito, è un video a unica stesa, variante unica. Chi mi segue da tempo lo sa che io sul canale ovviamente tendo ad alternare appunto video a una stesa, variante unica, come in questo caso, a video a doppia, tripla, anche quadrupla variante. Questo ovviamente, ragazzi, per cercare di venire il più possibile chiaramente incontro alle esigenze ovviamente e ai gusti di ciascuno di voi. Ecco, quest'oggi ovviamente questa è una stesa a variante unica. Dunque direi che possiamo appunto iniziare ovviamente la stesa ed iniziamo come sempre ovviamente a mescolare il mazzo di tarocchi e dunque appunto cerchiamo di capire come la vostra persona del cuore o comunque la persona che in qualche modo frequentate da più o meno tempo, a prescindere che sia un rapporto più o meno libero ovviamente, quindi magari anche con una persona impegnata, ecco, cerchiamo forse in questo caso a maggior ragione di capire appunto come vi vede questa persona, che cosa vuole, che cosa vorrebbe, quali sono le maggiori difficoltà che incontra nel rapportarsi a voi e così via. Vediamo un po'. Perfetto, ora appunto iniziamo a stendere le carte sul tavolo di stesa. Perfetto, dunque allontaniamo momentaneamente ovviamente dal tavolo di stesa il resto del mazzo e dunque appunto come potete vedere
qui abbiamo una stesa ovviamente a 8 carte o 7 più 1, come dico sempre io. In prima posizione, appunto, ci occupiamo del presente della situazione, cioè come ad oggi vive questo rapporto con voi, ovviamente sempre focus su come lui vive voi. In seconda posizione cerchiamo appunto di capire gli aspetti positivi del vostro rapporto. In posizione centrale, proprio nel cuore della stesa, cerchiamo di capire obiettivamente che cosa ha dentro questa persona, cosa vorrebbe. In questa posizione i contro, cioè vi ripeto, forse proprio gli aspetti maggiormente difficili del vostro carattere che lui ritrova, In questa posizione cerchiamo di capire appunto come l'ambiente esterno lo possa condizionare. In quest'altra posizione molto importante che tipologia di rapporto lui vive tra di voi, cioè effettivamente che rapporto c'è tra di voi. In questa posizione il consiglio degli arcani, cioè come dovreste essere o agire in riferimento a questa situazione. In questa ultima posizione ovviamente abbiamo la posizione del futuro. Allora, iniziamo appunto dalla prima carta, ossia cerchiamo appunto di capire nel presente come questa persona vive il rapporto con voi. E qui, come potete vedere, abbiamo la carta della papessa. Allora, qui abbiamo il secondo arcano maggiore e ovviamente abbiamo la dea Iside, regina di tutte le dee. Allora, chiunque si dovrebbe inchinare di fronte alla regina di tutte le dee. E lui è così che vi vede. È bellissima questa cosa, veramente. Già inizio stesa a partire con una carta del genere. Vi vede come la regina, cioè per lui voi siete la sua regina. Anche nel caso in cui questa persona sia impegnata, non importa. Lui vede voi come la sua regina. La regina di tutte le dee, Iside, quindi la donna più bella, la donna più intelligente, la donna più capace, la donna più attenta. Chiunque si deve inchinare a voi, a quello che voi siete. Iside è ovviamente anche colei che detiene la conoscenza occulta, la magia, colei che sa ammaliare, ma è anche colei che sa non rivelare a chi ovviamente non merita dei segreti. Quindi sa che in voi, nel caso in cui il vostro sia un rapporto ovviamente nascosto, ecco, può avere la massima fiducia, perché comunque sa che voi non andrete mai a sbandierare i 420 il vostro rapporto. Iside rappresenta e ha sempre avuto un alone di mistero. Lui crede di conoscervi, ma sa che c'è ancora un po', quel pizzico in più che lui non conosce di voi. E quindi ha voglia di scoprirvi, ha voglia di scoprire i veli della papessa, che è una donna empatica, è una donna di una straordinaria intelligenza emotiva. Iside rappresenta anche l'intuizione, oltre che ovviamente la femminilità, la fecondità femminile. Ecco, lui sa che voi sareste la sua donna ideale al suo fianco e che siete la sua donna ideale, ovviamente al suo fianco. Quest'uomo, ripeto, vi vede come la più bella, la più intelligente, inarrivabile rispetto alle altre donne. Vi vede come una donna discreta, che sa portare silenzio sulle cose importanti, ovviamente. Vi vede ancora comunque come una persona misteriosa, che obiettivamente non sa bene ancora come possa essere del tutto, quindi siete ancora un mistero da svelare.
questo vi circonda di ancora più fascino, che lo porta a volervi scoprire ancora di più, quindi lo incuriosite molto, perché sapete dare e togliere, mostrare ma non del tutto. Vi vede come una donna, vi ripeto, molto intelligente, soprattutto empaticamente, capace di comprendere, una donna intuitiva, quindi una donna molto, diciamo, idonea al suo ruolo di compagna ideale. Quindi una donna che può piacere anche a tanti altri, sicuramente, perché è una dea, quindi adorata da tanti fedeli, d'accordo? Quindi questa persona sa che voi potreste avere tante altre persone al vostro fianco. Sa che voi avrete sicuramente tanti pretendenti, ma si fida di voi, perché una delle caratteristiche appunto di Iside è la fedeltà al suo amato sposo, in questo caso Osiride. Quindi lui sa che di voi comunque si può fidare. Questa è una persona che punta molto sulla fiducia, punta molto sull'interiorità. Iside è sicuramente una donna che rappresenta la femminilità. La papessa rappresenta la fecondità, rappresenta la sensualità, il fascino che riesce a stregare tutti gli uomini, ma non è solo questo. Cioè non vi vede solo come una donna bella, perché sarebbe troppo poco e riduttivo. Vi vede come una donna valida, di valore, ma vi ripeto, una donna saggia, matura, discreta, una donna molto empatica, dalle grandi capacità intuitive. Una donna che ha una grande intelligenza, una grande conoscenza, una donna che sa fare tanto e ovviamente sa dare tanto, ma che sa soprattutto essere discreta. Soprattutto nel caso in cui la vostra sia una storia nascosta, ecco, questa qualità lo ha colpito in particolar modo, la discrezione. Vediamo ora, ragazzi, in questa seconda posizione, appunto, invece gli aspetti migliori che questa persona vede in voi, anche se ovviamente ne abbiamo già parlato. E qui abbiamo il 2 di denari. Allora, ragazzi, questa è sicuramente una persona che ovviamente vede in voi, diciamo, il giusto contraltare per quanto riguarda appunto dei sentimenti, per quanto riguarda un rapporto da un punto di vista pratico, una persona che comunque crede in voi, che crede nella vostra progettualità, perché vi ripeto parliamo di denari, quindi è una persona che quando pensa a voi pensa ad un rapporto di coppia. Nel caso in cui la vostra sia una frequentazione iniziata da poco, questa è una persona che pensa ad un rapporto di coppia. Nel caso in cui sia una persona impegnata, pensa a voi come ad una sostituta, diciamo, della compagna ufficiale, creando un rapporto vero con voi. Quindi comunque vi vede, vi ripeto, come una donna capace di stare al suo fianco e che ha voglia di stare al suo fianco con una concreta, appunto denari, progettualità in merito. Cioè questa persona pensa che voi non parliate così tanto per, ma che voi abbiate una progettualità chiara per quanto riguarda appunto, diciamo, il vostro rapporto e il procedere del vostro rapporto. Cioè questa persona ha fiducia sul fatto che per voi il rapporto non sia da chiudere, anzi sia un rapporto da costruire nel migliore dei modi e concretamente parlando. Come potete vedere, qui abbiamo due figure che rappresentano, diciamo, due poli opposti, il Sole e la Luna. Vedete? Sole e Luna, quindi la luce e il buio. Quindi due persone molto diverse, cioè lui sa che voi siete diverse caratterialmente rispetto a lui.
ma che proprio come le due parti opposte di una mela, voi siete complementari, siete una coppia. D'accordo? Questa visione di voi come coppia è meravigliosa, perché rappresentano appunto Emera e Nix, le dee greche del giorno e della notte. Quindi voi siete opposti caratterialmente, questo ovviamente per lui è ormai risaputo, ma dal suo punto di vista questo va benissimo, proprio perché riuscite ad essere complementari in tutto. È necessario il sole come è necessario il buio della notte. C'è il sole e c'è la luna. Tutto fa parte, ovviamente, della volta celeste, perfettamente in equilibrio ed ordinato. Tutto contribuisce alla vita, il giorno e l'oscurità della notte. D'accordo? Quindi entrambi avete ruoli importanti nell'ambito del vostro rapporto. Cioè quello che manca a voi, lui ovviamente ha, e quindi a questa cosa può sopperire. Ovviamente vicendevolmente. Quello che lui non ha, invece sono appunto doti e qualità che voi possedete e che quindi potete in qualche modo, diciamo, trasmettere a lui o comunque concretizzare nell'ambito della coppia. È chiaro che, ragazzi, in questo caso sino ad ora con la papessa e il 2 di denari non ci sono delle falle in questo rapporto. Cioè l'immagine che ha di voi è un'immagine veramente molto bella, è un'immagine molto, diciamo, profonda, perché non vi vede solo come una donna molto bella, vi vede come una donna completa, che è diverso, quindi bella esteticamente, ma anche molto profonda interiormente. Sa che siete due persone diverse, che caratterialmente siete molto diversi, ma questo non lo spaventa, anzi, per lui è un elemento di positività, perché vi permette di completarvi a vicenda. Tra l'altro il 2 di denari riporta ovviamente molto alla materialità, quindi vi vede anche molto complementari da un punto di vista erotico e ovviamente pratico. Quindi dal suo punto di vista avete anche molto feeling, ovviamente erotico, non soltanto mentale. D'accordo? Quindi è una persona che vi vede proprio come la coppia per eccellenza, una coppia forte, una coppia in grado, vedete, anche di comunque andare avanti nel tempo, fino appunto all'infinito. Ora però, ragazzi, cerchiamo di capire anche un po' qualcosa dei contro della situazione, cioè cerchiamo di capire invece quali aspetti probabilmente vostri caratteriali questa persona migliorerebbe. Cerchiamo di capire, ecco, se ci sono appunto delle asperità caratteriali. E qui abbiamo il re di spade, comunque il nostro re di spade in realtà è la signora serpente, diciamo la dea serpente azteca. Ovviamente in questo caso questa persona, diciamo che è gelosa di una energia maschile che obiettivamente dal suo punto di vista potrebbe diventare appunto particolarmente nemica, appunto, questa energia maschile del vostro rapporto. Ora, nel caso in cui voi siate impegnate, ovviamente questo re di spade è chiaramente un compagno, il compagno ufficiale. Nel caso in cui voi non siate impegnate, questo ovviamente re di spade, questo fumo negli occhi, è un uomo che vi ronza attorno da diverso tempo. Potrebbe anche essere un ex di cui magari lui è particolarmente geloso, oppure potrebbe appunto essere un collega piuttosto che un amico. Cioè c'è un'energia maschile
che lo infastidisce. Perché? Perché teme che, diciamo, nei momenti di difficoltà, per esempio nell'ambito del vostro rapporto, questa energia maschile possa tentare, diciamo, di insediarvi o comunque di, diciamo, ecco, oltrepassare un certo limite che per lui è ovviamente inaccettabile. Generalmente il re di spade non è un parente, perché mi viene sempre chiesto, ma può essere un padre, uno zio, un fratello? Diciamo che raramente lo è, perché i personaggi di spade di solito rappresentano dei rivali in amore. Quindi comunque, ovviamente in una stesa d'amore, in questo caso c'è questa presenza. O comunque nel caso in cui voi siate ad esempio single e stiate frequentando solo lui, teme comunque che possa esserci, diciamo, qualcuno che vi ronza attorno e che appunto potrebbe tentare in un momento di difficoltà, vedete, di agire in maniera subdola, proprio come questo serpente, cercando appunto di infilarsi strisciando nella vostra storia. Quindi comunque è una persona che non dubita di voi, ma dubita di questa persona, di questa energia che dal suo punto di vista è ovviamente particolarmente forte, ovviamente sul negativo. Quindi è sicuramente una persona che su di voi potrebbe avere un grosso ascendente, perché è un re di spade, colui che comanda. Quindi potrebbe essere, dal suo punto di vista, per esempio, un amico di vecchia data a cui voi date molta credibilità. Potrebbe essere, per esempio, un collega con il quale avete contatti di lavoro molto frequenti. Cioè, comunque qui c'è, diciamo, qualcosa in riferimento, ovviamente, ad una energia maschile che potrebbe per lui rappresentare un problema. Quindi, per esempio, potrebbe essere un ex che per voi può essere stato molto importante, anche un ex marito, ecco che a lui dà molto fastidio, che potrebbe, vedete, in maniera molto subdola e viscida, diciamo, cercare di riavvicinarsi ovviamente a voi e poi colpire. D'accordo? Quindi un'energia maschile che lo infastidisce. Non riesce bene a capire che ruolo questa persona abbia nella vostra vita, però c'è un'energia maschile che lo infastidisce tanto. Vediamo ora, ragazzi, in posizione centrale nel cuore della stesa, invece appunto cerchiamo di capire che cosa ovviamente ha nel cuore questa persona, quindi paure piuttosto che invece appunto gioie, quindi gioie e dolori. E qui abbiamo il 7 di spade. Allora, in questo caso passiamo ovviamente da una divinità azteca, una divinità del Galles, Blodwed, che è ovviamente una dea astuta, è una dea comunque ammaliatrice, ve lo dicevo con ovviamente la papessa o Iside, una donna dal viso bellissimo, delicato in questo caso come un fiore, che appunto ammalia e inganna. È chiaro che quest'uomo, vi ripeto, si fida di voi perché vi vede come una papessa, però ovviamente teme proprio evidentemente, guardate, in virtù di questo re di spade, che la vostra bellezza, ve lo dicevo ragazzi, con la carta della papessa, possa appunto ammaliare anche altri uomini e quindi possa, diciamo, diventare fonte di desiderio, vedete, per altri uomini. Quindi sicuramente questa persona pensa e dà ovviamente per scontato il fatto che appunto voi possiate rappresentare anche per altri uomini, quindi non solo per questo re di spade, una preda ovviamente molto appetibile. Questa persona sa che ovviamente la vostra bellezza è notata anche da altre persone, quindi dà ovviamente per scontato che, vi ripeto, ci siano altre persone che possano tentare di in qualche modo arrivare a voi.
anche perché ovviamente la bellezza non si può nascondere, d'accordo? Quindi è chiaro che questa persona soffre un po' di gelosia, perché è un concetto che viene ribadito già in due carte. È una persona gelosa perché ha paura di perdervi. Non è tanto una carta di sfiducia, vedete, nei vostri confronti. Cioè, questa bellissima divinità non sta cercando in qualche modo di sedurre praticamente quest'uomo. È la sua bellezza, che ovviamente è, direi, piuttosto evidente, che in qualche modo è talmente evidente, è talmente visibile, è un fascino sotto gli occhi di tutti, che obiettivamente può portare altre persone in qualche modo a volersi fare avanti. Come potete notare in questa scena, qui c'è un uomo ferito, quindi lui teme di perdervi e quindi ovviamente di soffrire per amore. Il 7 di spade rappresenta proprio in questo mazzo la sofferenza per amore. Perché questa è una persona che comunque ha paura dell'amore, ha paura di lasciarsi andare, perché, vi ripeto, ha capito, sa, che voi siete la donna giusta non solo per lui, ma anche per altre persone, soprattutto grazie al vostro fascino. E questa cosa lo spaventa veramente tanto, perché teme proprio di perdervi. Ecco, continua a non porre l'accento su di voi, cioè non dà la colpa a voi, ma teme che ci possano essere altre persone agguerrite pur di in qualche modo potervi strappare a lui, perché appunto è una persona che, diciamo, tende un po' ad avere paura di perdere tutto, vedete, di soffrire per amore. È una persona che, parlando appunto di spade, probabilmente ha già sofferto in passato. È una persona che potrebbe già essere stata tradita, come tipico del 7 di spade, e quindi teme di nuovo di ricadere in una situazione del genere. Pur sapendo che voi siate la papessa e che tra di voi ci sia lealtà e fedeltà, comunque questa persona ha paura di perdervi, perché per lui siete veramente qualcosa di molto bello e importante, non solo per lui, perché lui riconosce i vostri, ovviamente, meriti, il vostro valore, la vostra bellezza, il vostro charme, il vostro fascino, e sa che obiettivamente è visibile, ovviamente, anche agli occhi degli altri. Quindi è particolarmente, diciamo, geloso di questo re di spade, però ovviamente è una persona che comunque sa di avere anche altri ipotetici comunque pretendenti che possano sfidarlo, tra virgolette, ovviamente, ad avere un posto al vostro fianco, e quindi teme di perdervi, teme di soffrire. Però vedete, in questo caso non è lei che cerca in qualche modo di sedurre lui, bensì è questo giovane che ovviamente cerca di braccare questa bellissima dea. Quindi obiettivamente in questo caso, di nuovo, questa persona non dà colpa a voi, si rende conto che voi siete semplicemente una donna stupenda e che quindi per ovviamente stare al vostro fianco ci vuole forza e ci vuole coraggio. Perché, vi ripeto, è una persona che tende, diciamo, ad essere gelosa e nello stesso tempo, diciamo, un po' diffidente, non nei vostri confronti, ma nei confronti evidentemente del futuro. Cioè teme qualche sgambetto, da parte della sorte, temendo appunto che ci possa essere qualche pretendente, qualche suo rivale che possa un giorno arrivare, vedete, direttamente a voi e quindi farlo soffrire. Quindi comunque vive in maniera un po' guardinga il vostro rapporto, soprattutto perché teme la presenza di terze persone. Ovviamente, vi ripeto, la dea Iside parlava di discrezione e di mistero, quindi non ha ancora ben chiaro né il vostro rapporto con questo re di spade, né comunque la possibilità che voi abbiate
qualche magari altro corteggiatore di cui voi non gli parliate, per esempio. O comunque, nel caso in cui voi siate sposate o impegnate, non riesce bene a capire che cosa voi obiettivamente vogliate dal vostro compagno ufficiale, se obiettivamente vogliate lasciarlo oppure continuare comunque in un rapporto soddisfacente a due con lui, ma comunque sempre, diciamo, considerandolo l'altro. Deve ancora bene prendere le misure. Vediamo ora, ragazzi, in questa posizione come invece l'esterno, gli altri, condizionano il suo modo di vedervi. E qui abbiamo il 10 di coppe. Allora, ragazzi, questa è Vesta, ovviamente, che è la dea greca della famiglia e della casa. Che cosa condiziona questa persona? Anzi, direi meglio chi condiziona questa persona? La sua famiglia, la sua casa. Questa persona ascolta moltissimo i consigli dei propri familiari. Mamma, papà, sorella, fratello. È una persona che sempre si rifà ai suoi cari. È una persona che nei momenti di difficoltà si confida con i suoi cari e ascolta moltissimo il loro parere. Quindi, nel caso in cui una ex compagna, per esempio, non sia piaciuta alla sua famiglia, lui l'ha allontanata. Nel caso in cui lui abbia ricevuto, diciamo, il benestare da parte della sua famiglia, in passato può aver ovviamente portato avanti una determinata storia. Nel caso in cui, per esempio, lui sia impegnato e voi siate l'altra donna che lui frequenta in segreto, ecco che lui non lascia la compagna ufficiale perché la sua famiglia non la prenderebbe bene per niente. Quindi è una persona fortemente influenzata, appunto, dal giudizio della sua famiglia. Ora, non necessariamente da tutti i familiari. È una persona influenzata, per esempio, dal giudizio del fratello, oppure di una sorella, oppure di una mamma, oppure di un papà, di un cugino, comunque qualcuno, vedete, che fa parte della sua cerchia familiare. Mi viene spesso chiesto, ma questa cerchia familiare può rappresentare anche degli amici? Generalmente no, perché il 10 di coppe parla di famiglia, di focolare domestico, quindi è questa persona influenzata o da una persona in particolare o da più persone della sua famiglia. Quindi ovviamente genitori, fratelli, sorelle o al massimo appunto cugini o zii o nonni nel caso in cui ce li abbia ancora. Però sicuramente, vi ripeto, tutte persone che fanno parte, diciamo, dei suoi consanguini, quindi sicuramente persone che fanno parte della sua famiglia. Dunque, vi ripeto, è una persona che ascolta sempre il giudizio dei suoi parenti, dei suoi familiari. Ovviamente, dato che il vostro rapporto sta procedendo, evidentemente comunque ha ricevuto delle ottime recensioni, diciamo così, da parte dei suoi familiari in riferimento a voi. Nel caso in cui ovviamente però questa sia una storia con una persona impegnata, ecco che in questo caso invece va letto in maniera negativa questo arcano, perché rappresenta invece un blocco alla sua libertà, perché Vesta rappresenta proprio, diciamo, l'importanza dell'evitare a tutti i costi l'abbandono del tetto domestico, del tetto coniugale. Quindi sicuramente è una persona che risente molto nelle sue scelte e decisioni appunto dai giudizi di altre persone, in particolar modo dei genitori. Anche nel caso in cui i genitori siano venuti a mancare, lui comunque tende a portare avanti la tradizione culturale.
o comunque i dettami genitoriali, cioè ha un imprinting genitoriale molto forte, questa persona. Vediamo ora, ragazzi, in questa posizione, appunto in terzultima posizione, che tipologia di rapporto c'è obiettivamente fra di voi, cioè come questa persona obiettivamente vive il vostro rapporto anche da un punto di vista sentimentale, cioè che tipo di rapporto è il vostro. E qui abbiamo un bellissimo 8 di bastoni. Allora, ragazzi, l'8 di bastoni ovviamente parla di un rapporto che sicuramente è molto florido, vedete? Da un punto di vista ovviamente erotico, quindi sicuramente una persona che come feeling erotico ovviamente è assolutamente appagata nei vostri confronti. Ovviamente è una persona che si sente rinata con voi, perché in questo caso appunto abbiamo Flora, la dea romana della fioritura, della primavera, quindi sicuramente è una persona che con voi si sente rinascere. È una persona che, vedete, come questa bellissima dea, si sente, diciamo, sdraiata al vostro fianco su un soffice tappeto erboso, un manto erboso molto morbido, quasi protettivo e rilassante, quindi questa persona al vostro fianco si sente veramente bene e si sente anche appagata, soprattutto dopo ogni incontro. Vedete, voi riuscite a dare a questa persona quella giusta carica di energia che obiettivamente lo fa stare bene. Vedete cosa sta facendo questa bellissima dea? Sta annusando dei fiori profumi della primavera. E quindi diciamo che questa persona, in un'immagine davvero molto dolce, al vostro fianco, dopo avervi visto, potrebbe cercare di nuovo il vostro profumo, per esempio, sui suoi vestiti. È una persona che grazie a voi si sente rinascere e proprio come sta facendo Flora, quando chiude gli occhi e sogna voi che siete il suo sogno più bello. Questa è un'immagine molto bella del vostro rapporto, quindi voi riuscite a dargli, diciamo, quella carica di energia giusta per sentirsi bene anche dopo diversi giorni che vi siete appunto visti e incontrati. Nel caso in cui il vostro sia un rapporto, diciamo, clandestino, chiamiamolo così, tra ovviamente con una persona impegnata, nel momento in cui lui torna, ahimè, ovviamente nel nucleo familiare, ecco che comunque lui ha, diciamo, le spalle ben corazzate dall'avervi visto. È come se voi riusciste a ricaricare, diciamo, questa persona, permettendogli di comunque procedere nei successivi giorni e settimane in maniera direi piuttosto serena. Questo grazie al fatto soprattutto che quando voi non siete insieme, vedete, lui vi sogna e vi pensa. Vi sogna molto questa persona, vi ripeto, addirittura potrebbe magari rileggere i vostri messaggi, riascoltare i vostri vocali, rivedere le vostre foto. Cioè questa è una persona che obiettivamente senza di voi sta veramente male. Non riesce quasi a respirare, mentre quando vede voi si sente completamente appagata questa persona, si sente bene, si sente felice. È una cosa veramente molto bella questa, perché gli fate da ricarica. Può sembrare un atteggiamento egoistico, in realtà no, perché chiaramente è normale, direi, che questa persona dopo avervi visto si senta così bene. Perché evidentemente voi sapete soddisfarlo in tutto, ragazzi, siete bravissime evidentemente. Quindi è una dote in più, diciamo, ecco, che si aggiunge ovviamente a quelle già presenti in Iside, d'accordo? Quindi siete obiettivamente un'ottima carica anche da un punto di vista erotico e carnale, questo sicuramente. Quindi riuscite ad accenderlo, proprio come la primavera, riuscite molto ad accendere questa persona. Quindi ha voglia di, in qualche modo, vedervi molto spesso l'8 di bastoni. Tra l'altro è una carta che parla anche di contatti immediati, quindi già vi preannuncio che questa persona vorrà appunto rivedervi e risentirvi, questo sicuramente entro breve. Sicuramente entro le prossime settimane o i prossimi giorni, quindi comunque qui c'è di nuovo un contatto, perché appunto i bastoni parlano di al massimo qualche settimana, cioè sono tempistiche molto veloci.
Quindi sicuramente è una persona che avrà bisogno di nuovo di rivedervi e ovviamente di stare di nuovo con voi. D'accordo? Perché questa persona senza di voi si sente persa, invece con voi ritrova la sua primavera. Questa è un'immagine molto bella. Anche il fatto che, per esempio, voglia di nuovo sentire il vostro odore, per esempio, abbia il vostro odore sui suoi vestiti, del vostro profumo, una cosa che lo inebria, eh? Quindi, ovviamente, è un potenziale molto importante tra due persone. Vediamo ora, ragazzi, in penultima posizione, ovviamente il consiglio che vi viene invece dato dagli arcani per cercare ovviamente di vivere, ragazzi, al meglio questa storia. E qui abbiamo il 4 di coppe. Allora, in questo caso, come vedete, abbiamo la bellissima Pandora. E torniamo in terra greca, ovviamente. Ecco, ragazzi, in questo caso il 4 di coppe, come anche Pandora, rappresenta comunque chi guarda con una certa malinconia a ciò che non ha o che è lontano. Nel caso in cui, per esempio, il vostro sia un rapporto con una persona impegnata, potrebbe trascorrere del tempo tra un incontro e l'altro. Oppure una persona molto impegnata professionalmente, oppure una persona che abita lontano geograficamente rispetto a voi. Ecco, quello che vi viene consigliato è di non agire come Pandora, cioè non lasciatevi in qualche modo, diciamo, fagocitare da pensieri di noia, vedete, inedia, monotonia, insoddisfazione, cioè non lasciatevi in qualche modo appunto opprimere da pensieri negativi circa questo rapporto, non è il caso. Perché Pandora parla sicuramente di un guardare in maniera troppo malinconica a qualcosa che non si può avere magari immediatamente. O comunque parla di piccole insoddisfazioni nell'ambito del vostro rapporto, magari voi vorreste vederlo di più, sentirlo di più. Ecco, cercate comunque di evitare che questi brutti pensieri possano in qualche modo rovinare le vostre giornate e il vostro rapporto, perché è un 4 di coppe, il sentimento c'è, parla di stabilità, di equilibrio. Quindi sicuramente è un rapporto destinato ad andare avanti. Non fatevi fermare da magari piccoli momenti di screzi piuttosto che, diciamo, un dover attendere magari più del previsto nel rivederlo, nel risentirlo. Vi ripeto, nel caso in cui sia una persona impegnata, che possa quindi poco, ecco, muoversi, cercate comunque di comprendere obiettivamente che questa persona comunque vi vede come Iside, la donna ideale. D'accordo? Quindi comunque è una situazione per la quale portare la dovuta pazienza, perché la stabilità data dal 4 di coppe c'è e ci sarà. Quindi cercate di evitare di mantenere troppo vividi nella vostra testolina pensieri negativi, perché poi sappiamo che i pensieri negativi tendono poi a manifestarsi nella realtà in maniera molto diretta, proprio perché, per esempio, la vostra malinconia, il vostro cattivo umore viene percepito magari anche dall'altra persona. E quindi poi da una situazione di positività si passa ad una situazione, diciamo, di negatività o comunque di insoddisfazione, piccoli litigi. Ecco, evitate una situazione di questo genere. Quindi non lasciatevi in qualche modo ammorbare da pensieri negativi, perché vi ripeto che la stabilità c'è. Quindi diciamo che sarebbero solo pensieri negativi inutili, anche perché il 4 di coppe è una carta molto positiva in riferimento al futuro. D'accordo? Quindi sicuramente questo è un rapporto che va coltivato, perché 4 di coppe, pur essendo una carta di coppe, che generalmente hanno tempistiche veloci, ecco, proprio il 4 di coppe in realtà invece è l'arcano minore di coppe che ha tempistiche più lunghe. Quindi è un rapporto che comunque va costruito nel tempo, con una certa pazienza, però la stabilità c'è e ci sarà.
Quindi, vi ripeto, cercate di proprio eliminare dalla vostra testolina i pensieri negativi, agendo magari in maniera molto più concreta, per esempio cercando di vivacizzare magari un po' il vostro rapporto. Quindi sia da un punto di vista magari pratico, da un punto di vista quotidiano, che anche erotico, perché no? D'accordo? Quindi non lasciatevi prendere dalla malinconia. Ora vediamo invece, appunto, in ultima posizione, appunto, che cosa accadrà ovviamente tra voi e questa persona nell'immediato futuro, o comunque, ragazze, nel tempo, nelle tempistiche decise dall'arcano estratto. Voi sapete che ogni singolo arcano ha delle tempistiche ben precise. Vediamo un po'. E qui abbiamo un bellissimo diavolo. Allora, ragazzi, la carta del diavolo parla appunto sicuramente di un incontro che ci sarà fra di voi, vedete, che sarà particolarmente appunto passionale, un incontro in cui effettivamente potreste provare anche da un punto di vista proprio fisico, diciamo, delle nuove modalità di godimento che sicuramente saranno soddisfacenti per entrambi. La carta del diavolo ovviamente rappresenta questa bellissima dea che è chiaramente la dea sumera Lilith, che rappresenta appunto la passione, la lussuria, quindi una passione sconvolgente che obiettivamente pervarrà nella vostra storia, in particolar modo proprio ovviamente nei vostri incontri, una passione travolgente che prenderà anche il sopravvento magari rispetto al romanticismo. Attenzione, nel caso in cui il vostro sia un rapporto con una persona impegnata, Lilith rappresenta l'azzardo e il rischio. Quindi rappresenta sicuramente, diciamo, la possibilità di essere addirittura scoperti dalla compagna ufficiale. Nel caso in cui, vi ripeto, comunque sia un rapporto non libero, il diavolo rappresenta proprio addirittura una tanto attesa liberazione da un legame esistente o preesistente soffocante che non si aveva il coraggio di chiudere e che invece verrà finalmente chiuso. Quindi è una carta che parla di enormi colpi di scena, soprattutto nel caso in cui stiamo parlando di una storia con una persona impegnata. È chiaro che questa persona non potrà fare a meno di arrivare a voi. Lilith rappresenta il magnetismo, il fascino, l'attrazione pulsionale che porteranno questa persona ad agire in maniera inattesa, quasi brusca, istintiva, cogliendo al volo magari un momento imprevisto per potervi vedere. Quindi qui c'è un osare, un rischiare che ovviamente potrebbe mettere in pericolo il suo rapporto. Nel caso in cui anche voi siate impegnate, questo Re di Spade ci dava questa possibilità, attenzione, perché potreste essere scoperte dal vostro compagno ufficiale. Quindi quando il diavolo esce in una stesa, rappresenta delle azioni non preventivate, dei soggetti che non si dilungano in valutazioni di ordine morale ed etico, ma che agiscono sotto l'impulso di una passione molto forte, che porterà però ad un appagamento probabilmente mai avuto precedentemente. Quindi parla di un desiderio fortissimo che farà da propellente, diciamo, ad un'azione conseguente. Il diavolo rappresenta un momento veramente importante nella vita dei due soggetti, un momento che vivrete con grande partecipazione e passionalità,
Per cui vedete, vi sentirete una cosa unica, cioè di fronte anche ad ostacoli insormontabili, questa persona lotterà e arriverà a voi con temerarietà, audacia, gusto di sfidare il destino, disprezzo del pericolo, della paura. Quindi il diavolo parla di, ovviamente, nuovi incontri che ci saranno anche a breve, incontri esaltanti, incontri dove, vi ripeto, la sessualità e l'erotismo saranno al top. Voi vi sentirete appagate, sia voi che lui, come non mai nella vostra vita. E parla, vi ripeto, di incontri molto intensi. Parla di attrazione, parla di passione, di fascino. Parla di una sessualità anche al di fuori degli schemi comuni. Ma, vi ripeto, parla anche di azzardo, che potrebbe portare addirittura a liberarsi da un legame esistente ormai indesiderato. È chiaro che questa è una carta che parla di attrazione magnetica, è una carta che parla di, diciamo, eventi inattesi che questa persona potrebbe sfruttare per potervi rivedere. Per esempio, abitando lontano, potrebbe prendere un volo da un giorno all'altro e farvi appunto una sorpresa. Parla di desideri realizzati, ostacoli superati, di rapporti molto intensi, anche a breve, ovviamente, tempo, tra poco. Parla anche di un'ottima forma fisica, quindi è una carta molto molto bella, che parla proprio di un destino che finalmente volgerà dalla vostra parte. È una carta che rimanda astrologicamente ai segni dello Scorpione e del Capricorno, quindi molta positività, soprattutto con questi due segni zodiacali, o comunque con chiunque abbia l'ascendente, non solo il Sole e il segno, quindi ma anche ad esempio l'ascendente in uno di questi due segni. Vi ripeto, le tempistiche sono molto veloci, quindi al massimo un 2 o 3 mesi, ma è una carta che comunque parla di effetti a lungo termine. Quindi anche oltre i 6 mesi, questo rapporto innanzitutto procederà ovviamente nel migliore dei modi, ma partirà tutto da una passione che nessuno dei due riuscirà più a frenare. In particolar modo questa carta è legata al giorno di martedì, quindi sicuramente i martedì rappresentano dei giorni con un'energia molto più forte, carica, per quanto appunto riguarda il vedervi, o comunque diciamo l'organizzare questi incontri. Unico neo, attenzione, vi ripeto, alla possibilità di essere scoperti nel caso in cui siate, diciamo, impegnati, sia voi che lui, in un'altra relazione. Perché rappresenta appunto quella tentazione, quel desiderio, ovviamente al quale non si può resistere, che obiettivamente potrebbero ovviamente però portare ad essere scoperti dal compagno o dalla compagna ufficiale. Vi ripeto, le tempistiche sono sicuramente molto brevi, al massimo un paio di mesi, e rappresentano, vi ripeto, comunque nuovi incontri molto belli, incontri molto forti, incontri esaltanti, che faranno capire ad entrambi che voi siete legati in maniera assolutamente inscindibile e indissolubile. Questa grande passione vi darà molta energia, vi farà sentire sempre meglio e ovviamente vi farà capire che il vostro rapporto è un rapporto troppo forte, è un legame inscindibile, che ovviamente necessiterà poi in un tardo futuro, quindi oltre i 6 mesi, di una reale presa di posizione, soprattutto nel caso in cui
il vostro sia un rapporto clandestino, perché il diavolo parla proprio di un impegno fisico, erotico e ovviamente anche di cuore che obiettivamente unisce due persone legate da un grande sentimento. Niente e nessuno potrà dividervi o comunque separarvi, questo sicuramente, perché il diavolo parla, vedete, di due persone inevitabilmente legate. Dunque, questa stesa ovviamente termina qui. Come sempre voi sapete che io poi tendo a rifare ovviamente le stese a distanza di tempo, proprio per, diciamo, tener d'occhio chiaramente la situazione. Per il momento, come sempre, mi raccomando, non lasciatevi, diciamo, sopraffare da pensieri negativi, da noia, anche perché qui ci sarà tutto fuorché da annoiarsi. E ovviamente, come sempre, forza, determinazione, mi raccomando, buona fortuna e ovviamente a presto!